Questo che ho tra le mani è un documento storico molto importante. Si tratta di un libro fotografico datato 1917 che mostra i tagli raso su grandi superfici che venivano svolti in Toscana e in Casentino durante la Prima Guerra Mondiale, quando la fame di legno era forte e molto impattante. Il volume rischiava addirittura di finire al macero a seguito della dismissione di un magazzino. Per fortuna alcune persone lo hanno trovato, ne hanno capito il valore e lo hanno portato fino a noi per custodirlo e valorizzarlo. Quando abbiamo appreso che i fenomeni meteorologici estremi che hanno colpito il nord-est delle Alpi, provocando migliaia e migliaia di ettari di crolli nei boschi, siamo rimasti come tutti colpiti ed estremamente preoccupati, non solo per l'impatto ambientale di questo fenomeno, ma anche per le ricadute socio-economiche, perché buona parte dell'economia di quelle valli montane ruota attorno al bosco. Quando abbiamo visto le prime immagini di questa grande devastazione, abbiamo immediatamente pensato proprio a questo libro, in particolare a un paio di immagini. Devo dire che sfogliandolo c'è tornata un po' di speranza, perché conosciamo bene queste stesse foreste oggi. Proprio per questo abbiamo deciso di andare a visitare questi stessi boschi ritratti dalle immagini d'epoca insieme a un ricercatore che si occupa di foreste, Giorgio Vacchiano, per riflettere insieme a lui sul futuro dei boschi crollati. Eccoci qui, siamo nella foresta di Camaldoli e quello che è alle nostre spalle è una delle costruzioni che si vede all'interno di una delle foto d'epoca. Come vedete il paesaggio è completamente differente, 100 anni dopo il bosco è tornato. Un secolo è sicuramente un tempo molto lungo per la vita di un uomo, ma è un tempo breve per le dinamiche naturali. Siamo nel bosco di abete bianco che si è sviluppato 100 anni dopo i tagli del 1917. Certo, in questo caso l'uomo ha aiutato il ritorno della foresta piantando proprio l'abete bianco, che è la specie storicamente presente qui fin da dopo l'anno 1000, grazie all'azione dei monaci camaldolesi. Questo bosco nel frattempo è stato anche curato, gestito. Qui l'uomo ha effettuato dei diradamenti, ha selezionato alcune piante per indirizzare la foresta verso il risultato che vediamo oggi. Oggi ci sono diversi modi per aiutare la foresta a ritornare dopo eventi dannosi di grande estensione. Anche quando l'uomo agisce piantando degli alberi, c'è spazio per le dinamiche della natura. Ci sono i faggi che stanno ritornando e se guardiamo al suolo c'è una rinnovazione di piccoli abeti bianchi che approfittano delle zone di luce e ci fanno vedere come questo bosco funziona pienamente con le sue dinamiche naturali. Ecco, nel caso degli schianti da vento nel nord-est, non dobbiamo aver paura che il bosco non ritornerà. Dobbiamo immaginare come potrà essere tra 100 anni e immaginare che possano ritornare alberi di questo tipo, alberi sani, un ecosistema che funziona. Come fare? Dipende molto dalle situazioni, ci sono certamente casi in cui dovremo agire in fretta, per esempio per stabilizzare dei versanti da cui si possono originare dei rischi naturali. Allora lì si potrà intervenire con degli impianti artificiali, come è stato fatto in questo caso. Altrove invece possiamo lasciar fare la natura, lasciare che sia la rinnovazione naturale a prevalere, come nel caso di questi faggi,
che stanno ricolonizzando il piano inferiore di questa foresta e rappresentano la foresta di domani. Chi ci aiuterà a far tornare una foresta bella come questa nelle aree che sono state danneggiate? Beh, nei territori coinvolti esiste una fitta rete di competenze, i dottori e i tecnici forestali, i ricercatori, gli operatori del settore, gli amministratori che dovranno metterli in condizione di lavorare bene e in sicurezza. Ecco, tutte insieme, mettendo a sistema queste competenze, si potrà iniziare a costruire oggi la foresta del futuro, immaginando anche cosa questa foresta dovrà fare per noi e mettendola in condizione di resistere o perlomeno di sapersi riprendere a altri eventi dannosi come quello a cui abbiamo assistito. Eventi come quello a cui abbiamo assistito sono in realtà già avvenuti in passato in Europa. Possiamo approfittare dell'esperienza che è stata maturata anche grazie alla ricerca in queste occasioni per capire come adattare la nostra società e anche le nostre foreste al cambiamento climatico, che renderà questi eventi probabilmente più frequenti e più intensi nel prossimo futuro. In questo caso adattare significa anche pianificare. La pianificazione forestale infatti ci permette di decidere adesso quali benefici le foreste potranno erogare, ci potranno dare nei prossimi anni e come fare a ottenere il legno, la biodiversità, la protezione idrogeologica, il sequestro del carbonio da foreste che si troveranno a crescere in condizioni molto diverse da quelle di oggi. Quindi tra 100 anni, quando le immagini attuali dei boschi crollati del nord-est diventeranno anch'esse immagini d'epoca, il bosco sarà ritornato, ne siamo sicuri, ma occorre investire oggi per avere i boschi che vogliamo domani.